Buonasera Nanni Bassetti, bentornato in questo piccolo teleschermo. Ciao Marco, grazie per avermi invitato. Allora, da quando ci siamo conosciuti, tra l'altro qui ci siamo conosciuti da remoto, sono successe un po' di cose, nel senso che ci siamo poi conosciuti personalmente in Umbria e poi abbiamo fatto una presentazione su un software che hai sviluppato tu sull'intelligenza artificiale, sul riconoscimento di deepfake audio, se non erro 2 anni fa. Da allora, Certo, 2 anni fa è un'era nell'intelligenza artificiale è un'era geologica. Praticamente è è successo vero. di tutto in questo periodo qua, nel senso che tutti ormai parlano di intelligenza artificiale come una volta parlavamo di Google con novità, e quindi volevo parlare con te oggi in maniera molto tranquilla, in maniera molto semplice, anche come terminologia per chi ci ascolta, capire un po' dove eravamo 2 anni fa, dove siamo e dove stiamo Mhm. andando con l'intelligenza artificiale. Lo chiedo a un esperto che segue tutti i trend del momento anche a livello tecnologico. Beh, proprio oggi ho scoperto che il mio talk per ONIF 2026 a Genova è passato e proprio in questo talk io parlerò anche di uno di questi aspetti, di dove stiamo andando o di un utilizzo dell'intelligenza artificiale in un ambito lavorativo come il nostro, per esempio applicato alla digital forensics, quindi con l'uso di intelligenze artificiali private, quindi che girano sui nostri computer e non dobbiamo usare il cloud, non dobbiamo condividere dati sensibili, magari su piattaforme online. Possiamo utilizzare il RAG, il Retrieval Augmented Generation, per mettere i documenti, i report, le cose che ci interessano e interrogare i nostri dati. C'è anche l'uso degli MCP, quindi call per interfacciarsi con programmi forensi come Autopsy. Insomma, adesso va molto l'intelligenza artificiale agentica, quindi prima avevamo solo i cervelli, gli LLM, i Large Language Models, coi quali parlare e ricevere risposte. Adesso abbiamo anche le mani, abbiamo dato le mani a questi gli agenti. Quindi oggi puoi creare un sistema che oltre a risponderti testualmente o parlare, eccetera, può anche agire, per esempio crearti un'app, crearti un file, creare una relazione, un Word, andare a leggere la tua mail, leggere magari dei post sui social, e scrivere lui le risposte. E poi abbiamo l'MCP, invece il sistema nervoso, cioè oltre agli agenti, in alcuni casi puoi utilizzare degli MCP server per parlare con uno esterno che mette a disposizione. Aspetta che c'ho la connessione che va e viene. Non so. Mi sono fermato a parlare. Parlare, oltre, cioè, parlare ho usato un sacco di volte, ma quale di No, parlare parlare? con un esterno, l'ultima frase, l'ultimo concetto, le MCP per parlare con... E per parlare con degli strumenti particolari, e il sistema nervoso, un protocollo di comunicazione che fornisce all'LLM gli strumenti che può utilizzare l'LLM per interrogare un certo software. Faccio un esempio: è uscito l'MCP server di Autopsy. Se tu lo interfacci con un programma come LM Studio o OpenWeb UI o altri o Cloud Code, l'MCP espone una serie di strumenti, tipo per esempio fai la timeline, controlla gli EXIF, eccetera. Allora, a quel punto, se tu fai la domanda all'LLM, eh, che ne so, ci sono fotografie scattate il giorno 15 maggio 2026. Lui che fa l'LM sa che ha a disposizione tot
armi, tot strumenti, sceglie magari quello che secondo lui può dare una risposta, per esempio estrai gli EXIF dalle immagini e passa questo comando tramite MCP ad Autopsy. Autopsy lo interpreta come se un essere umano avesse chiesto dentro il programma Autopsy, fammi vedere gli EXIF di tutte le immagini e quando trova qualcosa del 15 maggio 2026 te lo tira fuori e ti risponderà: ho trovato questa immagine, per esempio picture 12.jpg che è stata scattata il 15 maggio 2026. Questo per dire un po' l'ecosistema che si sta creando, specialmente sulla private, quindi sulla intelligenza artificiale on-premise, sul sistema locale. Poi dove stiamo andando? Stiamo andando verso sistemi veramente molto complessi. Se ci togliamo un attimino dal discorso privato, abbiamo, in questi giorni si parlava di Mythos, l'ultima AI di Anthropic, che pare sia sovraumana quasi, cioè pazzesca. Infatti Anthropic è un'azienda molto etica, cerca di mettere il meno possibile di queste AI molto potenti a disposizione. So che anche hanno rinunciato a un contratto col Pentagono. Anthropic, per chi non lo sapesse, è la casa di Claude, di Claude, Claude, Claude. che Sì, sì, perché sono diventati dei sistemi molto sofisticati, sui quali si creano tanti innesti con fine tuning, con il RAG, con la capacità appunto agentica anche di scorazzare tra i dati, e mettere le mani nei nostri sistemi. C'è stato OpenClaw, che è un agente che può fare di tutto, può toccare tutti i nostri file. Certo, usati bene e senza che loro combinino casini, sono di una comodità pazzesca perché ti possono automatizzare veramente un'intera attività. Il problema è che bisogna stare attenti quando magari sbagliano e possono, che ne so, cancellarti dei file invece di salvarli o comunicare un'email con un bestemmione invece che col preventivo, che ne so, cose del genere, no? Invento. E sono diventati molto complessi perché si creano proprio delle reti neurali molto, sempre più capaci. Cioè, il paradigma del fatto che sono dei semplici concatenatori di parole che cercano la parola più probabile statisticamente uno dietro l'altro sta un po' scemando. Adesso sono veramente reti neurali, immaginate miliardi di neuroni artificiali, quindi che sono operazioni matematiche, che ormai sono anche divisi in zone particolari, quindi che hanno tutto un mondo attorno a un concetto, a una parola, quindi non è più semplicemente trovare la parolina che viene dietro, ma se loro sentono nella query dell'utente una determinata parola, entrano proprio in una zona del loro addestramento neuronale che ha quel concetto, tutto ciò che ruota attorno a quella parola, a quell'entità e diventano molto più precisi. Qui si può sfiorare anche delle riflessioni su cos'è l'intelligenza e se sono intelligenti o meno, perché a questo punto è vero che non si è ancora a livelli dell'essere umano, però può essere considerata una forma di intelligenza, una forma, avranno un'autocoscienza un giorno, possono migliorare, alcune volte hanno fatto pure esperimenti simulati su chiedere l'autospegnimento. E ci sono state anche delle resistenze da parte degli LLM a dire sì. Cioè, è un mondo che, come dici tu, bastano pochi mesi e cambia tutto. Ogni giorno a me piace, ci sto dietro, però ti assicuro che probabilmente già quello che sto dicendo io è roba vecchia. Perché qui ogni giorno io seguendo questo argomento mi ritrovo spessissimo
eh, per proprio un fatto di pubblicità, video YouTube, post sui social, che riguardano l'evoluzione delle AI, dell'intelligenza artificiale. E quindi magari tu che cerchi più cose riguardanti la fonica, ne trovi di meno. Io invece mi trovo ricercatori italiani, stranieri che parlano di è uscito questo modello, è uscito questo nuovo sistema, è uscito questa cosa che fa questa magia. È un bombardamento Ma costante, in costante. realtà, se eludiamo un attimo il forense, parliamo di musica, io sono bombardato quotidianamente dall'intelligenza artificiale perché, mio malgrado, mi ritrovo a avere persone che non sanno una nota, non sanno assolutamente niente e adesso compongono, Io fanno, fanno l'ho fatto, ho orchestrazioni, creato una fanno testi. canzoncina per reggae, ho messo atmosfera western, country, reggae, poi ho fatto scrivere a ChatGPT un testo che parla di feste sulla spiaggia e di surf in inglese. Ho detto un po', e io non sono un musicista, potevo anche fare un fine tuning dicendo per esempio aggiungi il coro, abbassa i battiti a un certo punto. Non ho messo niente, l'ho fatta semplice, testo, il tipo di armonia, non so se dico la parola giusta, quindi country, reggae. È uscita una figata È pazzesca, quello il punto, una che canzone sono belle. bellissima, ma proprio da tormentone estivo, bella con la voce femminile, il cambio del battito, l'abbassamento della musica e poi solo batteria, poi cioè, io sono rimasto, ho detto, porca miseria. L'ha fatto un mio amico che è un po' più musicista, mi ha fatto sentire anche quella una roba, ho detto, cavolo, se la metti su Spotify ci fai i soldi, perché dopo che la sentivo un paio di volte me ne sono andato canticchiandola, per dirti. No, Cioè, magari senti quella di Sanremo 40 volte e non ti rimane niente in testa, questa roba qua. E, e sono rimasto colpito perché ho pensato, ma effettivamente a questo punto, cioè, chi ce la come, può come fare funziona? studiare musica, dici tu? Infatti, io mi sembra, non voglio dire una sciocchezza, che Spotify, per esempio, mo ha vietato la monetizzazione di canzoni create con le AI. Sì, se è solo Eh, fatta con AI, cioè, parliamoci chiaro, ci sono i software che permettono di comporre e va bene se tu hai un'idea, ti canticchi il testo, vuoi tirare giù la parte chitarra, ok, poi però suonatela, non usare quella lì per pubblicare la canzone, perché sennò sei un cialtrone. Invece vabbè, quello. però scusami, che differenza c'è tra parliamo di successoni che hanno fatto fare i soldi a parecchi cantanti senza essere i Led Zeppelin o tipo a Serie, la Macarena o che so, Capitan Uncino, quelle classiche canzoncine che sono andate fortissimo, dove non hai bisogno di essere appunto i Led Zeppelin o i Pink Floyd, ma se io la faccio fare all'intelligenza con Suno o con altri strumenti, all'intelligenza artificiale, una roba del genere, alla fine al consumatore finale, questa è la domanda che mi faccio io da non musicista, è chiaro che agli occhi tuoi, alle orecchie tue sembra una bestemmia, No, no, però no, io da fruitore, che l'estate, mentre sto a un bar in costume da bagno, sorseggiarmi un cocktail e mi parte una canzoncina estiva, allegra, che fa ballare, eccetera, eccetera. A me che può fregare se l'ha ma suonato uno ah, con la manina o l'ha fatta tutte le AI. Cioè, allora, io fruitore. tecnicamente, adesso senza entrare troppo nei tecnicismi, Eh. abbiamo provato nel mio studio canzoni fatte solo con l'intelligenza artificiale e hanno comunque dei limiti tecnici, non musicali, attenzione, quindi limiti che andrebbero poi risuonate. Te hai parlato di Suno, in realtà Suno è già stato sopravanzato da Ace 2 che fa addirittura le orchestrazioni in multitraccia, cioè cose che compositori che conoscono stanno anche usando con cognizione di causa perché comunque loro sanno comporre. Io ti faccio un esempio con un tema che ho toccato con mano quest'anno con i libri. Te sai che scrivo libri musicali e fino a 3 anni fa di libri di Logic ce n'erano due in italiano. Mm. C'ero io e c'era il mio principale concorrente. Da quest'anno ne sono usciti
una tonnellata e mezzo. Poi li prendi e dici, vabbè, ma non c'è proprio, non c'è la ciccia, nel senso questa è la funzione, questo è il compressore, questo è il volume, questo è 200 pagine scritte in 3 secondi, perché comunque ho provato a fare l'esperimento pure io, non c'è proprio il lato del non far così perché manca così, e la foto fatta in un determinato modo. Ci arriveremo sicuramente fra 6 mesi. Però ecco, questo ha permesso a non scrittori e nemmeno a utilizzatori di Logic di scrivere libri su Logic. Io, se vado su Claude, adesso decido di scrivere un libro su queste cuffie, io lo faccio. Gli dico, fammi 10 capitoli, strutturameli in un determinato modo, e lui lo fa. E la Però, copertina però, pure. però, però posso dirti, c'è una differenza, perché la scrittura riflette anche il nostro modo di comunicare e di esporre degli argomenti. Cioè, se tu hai un modo, per esempio, di comunicare usando molte metafore, o sei più tecnico, o sei uno analitico che, per esempio, dice io ti spiego veramente tutti i tastini che devi premere, il mouse dove devi spostare, eccetera. È un tuo stile. E se chiedi a Claude, mi scrivi un libro sulle cuffie, sì, magari te lo scrive, ma in maniera sterile, magari non incontra il tuo modo. Tu stesso, magari leggendolo, dici, ma non ci ho capito niente, nonostante io le conosco quelle cuffie, perché avresti spiegato l'argomento in maniera diversa. E lì sì, lì penso che il tocco umano, perché riflette, ripeto, come sappiamo spiegare, ognuno di noi come parla, ma la canzoncina, io ritorno la canzoncina, cioè se è carina, se ti fa muovere il piedino, pam, 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 e poi la fischietti quando che differenza c'è se l'hai fatta con la Hai ragione. pianola, con il Ti sintetizzatore? racconto un aneddoto di più di 10 anni fa. 10 anni fa uscì il Drummer. Il Drummer, con Logic 10, la versione Logic del 2013, uscì il Drummer, cioè un batterista virtuale che seguiva il tuo bassista, no? Detta proprio in maniera, era un po' un abbozzo di intelligenza artificiale, suonava da paura, cioè proprio bene, bene, bene. Io lo feci sentire a Saluzzo, alla PM dove insegnavo, e c'era un batterista che aveva studiato tanti anni e si incazzò. Mi ricordo proprio, che cavolo! E allora proprio si arrabbiò con me. Ho detto, ma io che c'entro? Nel senso, io devo farti vedere sta cosa qua. Poi mettiti nei miei panni. Se io devo pensare a un cliente che magari è squadrinato, di dirgli, devi darmi 500 euro per registrarti una batteria, oppure dammene 50, te la faccio virtuale, ma suona molto bene. Ovviamente, sti qua mi dà 50 euro invece che 500. Poi hai ragione tu, lo Mm. strumento va studiato e anche come dire, una formazione, cioè non mi viene il termine, la cultura dello studio dello strumento, quindi un mettersi lì tutti i giorni, tot ore per padroneggiarlo, cioè proprio è una cosa che però sta venendo a mancare. Non ti nego che io la parola, l'intelligenza artificiale la devo usare tutti i giorni per lavoro, ma un po' ne sono spaventato, perché un po' semplifica la vita anche a chi non dovrebbe averla semplificata, ecco. Quindi sono un po' spaventato. Avrei Ma preferito no, vederla da perché questo alla punto fine di è vista. uno strumento, devi sempre comunque metterci una supervisione umana, perché può prendere cantonate, può sbagliare, devi controllare sempre tutto, però è uno strumento, è come essere spaventati dal Word che sostituisce la macchina da scrivere ed essere spaventati dalla macchina da scrivere che sostituisce la penna. Cioè, alla fine è uno strumento, il Word c'ha anche quello impigrito, come anche le fotografie digitali, se tu ci pensi. Perché tu col Word, se sbagli, cancelli. Prima con la macchina da scrivere dovevi buttare via tutto, strappa, oppure col bianchetto, una porcheria. Adesso ti puoi permettere il lusso mentre scrivi di sbagliare una parola, la correggo dopo, che me ne frega. Quindi puoi battere male, puoi scrivere male. Hai uno strumento che ti aiuta. La fotografia digitale oggi noi andiamo con i cellulari in giro, fai 1000 foto, tanto. Mentre prima, quando avevi il rullino da 32, da 24 fotografie, il rullino costava,
prima di scattare ci stavi un po', prendi bene la posizione, la luce, eccetera, eccetera. Adesso hai la possibilità di fare 300 scatti sullo stesso soggetto, alla fine te ne freghi di partire bene, dici prima o poi lo becco, tanto, ecco, quindi non bisogna avere paura in quel senso, perché l'intelligenza artificiale adesso è appunto un'evoluzione. È chiaro che se tu non hai le competenze e usare solo intelligenza artificiale per un certo settore, lì è rischioso, lì fai casini, fai cose che sbagliate. È appunto come se io tentassi di, che ne so, pulire un segnale audio senza competenza alcuna, usando solo un agente e l'intelligenza artificiale, dico puliscimi l'audio, quello me lo fa, io dico, oh, boh, bello, oh, sì, sento delle cose. Poi magari un tecnico come te potrebbe dire, ma guarda, che con questo ha fatto questo tipo di filtraggio, ha fatto così, quello non va bene perché ti fa saltare certe parole, ti fa saltare certe frequenze. Io non capendone niente lo posso prendere per buono. Ecco perché dico, è in mano all'esperto, a colui che ha delle competenze per poter controllare il tuo operaio, perché alla fine diventa un tuo operaio, un tuo collaboratore. E tu sei l'ingegnere che controlla che l'operaio e i muratori stiano facendo il lavoro per bene. E sottopagati. Vabbè, quello si spera mai di no. Però voglio dire, il problema è che molti adesso invece senza competenze prendono e si mettono a far cose, a chiedere. Capitato pure qualcuno che mi ha detto, no, io siccome non capivo perché mi succedeva una roba, ho chiesto all'intelligenza artificiale, mi ha detto che potrebbe essere questo, questo, questo. E io allora io ho detto: no, ma non puoi chiedere sta roba all'intelligenza artificiale, ti dà delle informazioni che se non, prima le devi saper chiedere, quindi devi saper fare un prompting come si deve. E poi non hai le competenze per capirlo, devi fargli anche delle domande più precise, descrivere il contesto. Cioè, non è una roba che si può delegare al 100%. E quelli che dicono ho paura no, perché io per esempio potrei creare un logo e uno dice allora il copywriter se ne va al diavolo perché i loghi te li fa ChatGPT. E in realtà no, perché io posso dire creami un logo di un'azienda come la Prosuono che si occupa di audio Il mio forense. logo assomiglia a Pornhub, quindi chi me Il l'ha tuo, fatto si è ecco, ispirato a sti perché, porn. vabbè. Però tu non sei un copywriter, io nemmeno, magari te lo sei fatto a gusto tuo, ma chi ha studiato copyright e marketing, eccetera, magari avrebbe scelto per te un logo che per lui, per gli studi che ha fatto, avrebbe avuto una struttura diversa, comunicativa, di stampa in bianco e nero, di stampa a colori, di larghezza, di dimensioni, eccetera. Quindi nel momento in cui io vado e dico, senti, ho un'azienda che fa fonica forense, audio, pulizia del suono, si chiama ProSuono, fammi un logo e quello mi tira fuori un loghetto, magari a te piace pure, però abbiamo veramente sostituito la figura del copywriter? Non lo so, perché se l'avesse usata la stessa intelligenza artificiale, il copywriter, magari gli avrebbe dato delle istruzioni diverse. Tipo, che ne so, deve avere una forma arrotondata che richiama l'audio, deve essere ben visibile e comprensibile sia in bianco e nero che a colori, deve comunicare l'emozione cioè, magari lui, chi ha studiato, avrebbe potuto usare l'operaio, le AI, ma mettendoci dentro le proprie conoscenze e poterlo anche editare in fasi successive per giungere a quello che lui pensa sia il meglio. Quindi siamo sempre lì, non bisogna pensare che ci ruberà il lavoro. Certo, ci può rubare il lavoro per cose banali, banali, come abbiamo detto prima, non potrà mai magari arrivare alla bellezza dei Pink Floyd,
ma la Macarena sì. E quindi se, se io voglio fare la canzoncina, la faccio e nessuno mi dirà mai, ma tecnicamente imperfetta, perché sai benissimo, la canzoncina estiva non ha chissà quali tecnicismi, poi magari ce li ha, sono io che sto sbagliando, eh. Certo, la canzone invece o la musica classica o la musica di una band che ha dei musicisti seri, eccetera, ha delle sfumature, ha delle complessità diverse e quindi senza la mano del musicista una canzoncina, un'intelligenza artificiale non potrebbe venire, non potrebbe generare una roba così. Come anche, per esempio, uno dice, ma ora si fanno anche i film. Io su TikTok vedo tantissimi miniserie fatte con le AI, ma con gli attori in carne e ossa fatti con le AI, Sì, sì, sì. effetti speciali, spadoni di fuoco, azioni scene di azione, di combattimento, anche con la meccanica bella, devo dire, anche molto meglio di alcuni film che trovi su Amazon Prime. Cioè, e dico io, porca miseria, però poi mi domando, ma se lo volessi fare io, che non sono un regista, non sono un cameraman, non ho le competenze di montaggio magari di chi ha studiato cinema, riuscirei a dire all'intelligenza artificiale quel tipo di inquadratura, la scarrellata, il tipo di primo piano, piano all'americana, zoom, effetto vertigo in questo momento, metti l'ombra, inquadratura sugli occhi, cioè tutta sta roba qui, ci vuole comunque un regista che poi invece di usare magari la manovalanza userà il computer, però se non sei regista, tu sei in grado di fare un film con tutti quei movimenti di macchina, i tagli, eccetera, se non sai, boh, magari sì, tra un po' arriveremo pure che basterà semplicemente dirgli fammi un film dove stanno dei gladiatori che si sfidano in un'arena e lui te lo fa perfetto, già con tutti i passaggi giusti. E vedremo. Eh, Ma guarda, però, vedi, quello che hai appena detto mi aggrappo a una cosa che mi è stata chiesta la scorsa settimana. Ero in una classe di audio forense e parlavamo delle trascrizioni automatiche, di Whisper, di questi software. Ho sì, detto, guardate ragazzi, io pubblico video su YouTube, anche quello che pubblicherò di questa chiacchierata, cioè dopo 10 minuti ci saranno i sottotitoli automatici per la classica sbobinatura. In automatico, probabilmente io e Nanni verremo tradotti anche con la lingua artificiale in inglese, e di conseguenza tutte le altre lingue verranno automaticamente sottotitolate. Questa è la sbobinatura. Se io uso la trascrizione con Whisper, il dialetto, ad esempio, mi ha beccato il norvegese recentemente, cioè ho provato a fare una trascrizione forense con Whisper, ci ho messo più tempo a correggerla che non a farla da capo, farla da zero. Quindi nel caso di file da trascrivere, proprio la trascrizione pura del perito fonico forense, Whisper non va assolutamente mai usato. hai provato anche modello, Sì, sì, modello avanzato, tutto quello, tutto l'all che si poteva mettere l'ho messo. E quindi va bene per il timecode, va bene per un sacco di cose, però non è preciso, è inutile star lì, perché un conto è l'alta intelligibilità, quella che possiamo avere adesso noi nel nostro dialogo, un conto è una trascrizione forense, cioè se arriva a un perito fonico è perché l'audio non è mai perfetto, altrimenti se lo fanno, è papale questo. E di conseguenza non è una cosa che sconsiglio, anche perché veramente ci si mette più tempo a metterci mano che non a Senti, farla ex ma, novo. ma tu lo sai meglio di me che poi quello che dici tu è il caso limite, perché magari è un audio sporco o un audio di uno che parla male, eccetera, eccetera, allora può essere. Però se per esempio diamo l'audio di questa nostra chiacchierata, dove stiamo parlando lentamente, in italiano Sarà perfetto, pulito, sarà eccetera, per perfetto, me la fa perfetta. Allora, assolutamente sì. su 99 casi, 100 casi che ti capitano, magari anche 30, 40 sono come questo nostro audio,
tu ti sei tolto 40 rotture di balle. Sì, sì, ma magari mi arrivassero qualità di questo tipo, a me non mi arriva mai. A me. Vabbè, le telefoniche dovrebbero essere No, più ma a o me meno. non me le danno a me, non me le danno a me, le danno da qualcun Vabbè, ma altro. questo è un problema che prescinde. Però se te le dessero, immagina lo strumento. È chiaro che deve esserci sempre. Ma tutto è così. Ma, per esempio, abbiamo sentito mo in TV, tu lo sai, io sto sul caso di Garlasco, abbiamo sentito quell'audio terribile dei soliloqui di Sempio, l'avrai sentito pure Ti tu. dico la Eh, verità, hanno cercato di farmelo sentire tutti, lo potrai so. immaginare, e sono riuscito a schivarle con. Quindi chi ha parlato con me ha accettato che non ascoltassi sta cosa qua, non ho voluto farlo. Sì, sì, ma ho Ma, capito, ma per un però. discorso di correttezza, perché comunque ho visto che come è nata l'intelligenza artificiale sono nati un sacco di esperti. Con Garlasco, il giorno eh, dopo che è uscito Garlasco e audio, nei titoli di giornale di colpo sono usciti periti fonici da sotto le Sì, mattonelle. sì, il problema è questo, che per esempio quell'audio là, io immagino che un whisper non ci cava un ragno dal buco, cioè, anzi è molto rischioso che prenda cantonate, è troppo disturbato, è normale che lì ci vuole un intervento umano, ma anche con l'intervento umano io sono convinto che se lo senti tu, sentirai magari a un certo punto una parola e magari i carabinieri ne hanno sentito un'altra, un po' quello che hanno detto anche in televisione. E chi ha ragione? E che ha ragione. E quando è così sporco, non esiste intelligenza artificiale, intelligenza umana, eccetera. Diventa veramente un po' un tiro alla lotteria, per quanto ne possa sapere io, anche perché tu me l'hai detto più volte nelle nostre conversazioni private, che è molto legato il tuo campo alla sensibilità umana, all'esperienza, all'orecchio. È così. È così, quindi chi mi dice che la tua sensibilità è peggiore o migliore di quella di Tizio o di Caio o di Sempronio? Chi me lo dice? Non c'è un parametro. Allora tu dici, va bene, tagliamo la testa al toro, togliamo tutti gli esseri umani, facciamolo sentire a un AI che non ha una sensibilità data dal cerume nell'orecchio. E anche quello ti tirerà fuori magari un altro risultato ancora, perché è vero che non ha il cerume, però magari un modello è addestrato in un certo modo e poi sappiamo che ogni volta prendono percorsi diversi le intelligenze artificiali e può interpretare un certo suono in un modo, poi magari glielo fai risentire anche un secondo dopo e te lo reinterpreta in un altro. Quindi non c'è un paradigma, non c'è un algoritmo preciso. E lì, secondo me, non si arriverà mai a una completa sostituzione dell'essere umano, anche perché non c'è essere umano da sostituire, perché siete tutti diversi voi fonici. Io lo faccio sentire a 10 fonici, sono convinto 10 persone mi No, faranno. l'hai detta proprio perfetta, nel senso che parlando di musica, se, che ne so, parliamo di un brano famoso, The Wall dei Pink Floyd. The Wall dei Pink Floyd è stata mixata in un determinato modo, se non sbaglio, è uscita nell'80, se tu davi quella canzone da mixare a altri 10 fonici, uscivano 11 canzoni diverse. Perché lì il fonico bravo è poi quello che ha la sensibilità di rendere giustizia alla canzone, rendere giustizia ai musicisti e piacere al grande pubblico. Ma chi ti dice che le altre 10 fossero sbagliate? Nessuno, è semplicemente diverso, è semplicemente un bravo fonico. Cioè, quello che dico sempre a chi mi segue e vuole fare trascrizioni, se volete farle bene e obiettive, non dovete essere coinvolti col caso innanzitutto e cercare di non avere informazioni, che altrimenti sentirete qualcosa. Se voi siete convinti che vostra moglie vi tradisce e avete registrato Sì, sì, nascosto a vostra moglie, polarizzato, voi sei vostra polarizzato. moglie la sentite anche se c'è qualcuno che sta gettando una lattina dal finestrino, ma è cose che ho vissuto, che ho provato e Perciò ti dico che non è una minaccia nel campo vostro, nel nostro è molto legata alla documentazione tecnica.
Quindi nel momento in cui hai l'intelligenza artificiale, c'è una base tecnica enorme, memorizzata per esempio su come funzionano tutti gli artefatti di Windows, eccetera, eccetera, e tu gli poni un problema o gli dai, che so, i risultati di un report, di un'analisi forense di un disco, di un hard disk con Windows, lì potrebbe essere che ti tira fuori eh, quasi la relazione finita. In un futuro sicuramente si potrà avvicinare molto di più. Però, anche lì bisogna saper descrivere anche bene le condizioni a contorno, controllare, perché non è semplicemente che un evento, cioè anche i sistemi operativi sono complessi. Non è detto che reagiscano sempre nello stesso modo. Ci sono situazioni a contorno che possono rallentare, possono velocizzare, possono bloccarsi per qualche cosa, possono aver avuto problemi di interazione con alcuni programmi installati, potrebbero aver avuto interferenze esterne, e tutto questo deve essere comunque inserito anche nella contestualizzazione dei fatti per cercare di capire se un evento che normalmente di default dovrebbe rappresentare una certa cosa, invece potrebbe anche essere generato o non generato per colpa di altri eventi che però bisogna contestualizzare. Ad esempio, se tu mi dici, guarda, io noto che mi arrivano messaggi WhatsApp a gente che non conosco, poi ho visto che mi è sparita una mail su Gmail, e poi ho visto che mi si sono sparite due foto nella cartella immagini. Uno può dire che mi controllano il computer, mi controllano il cellulare. E se metti tutta sta roba insieme, capisci che magari in realtà sono tanti eventi che possono essere anche slegati tra loro, possono essere dovuti ad altre situazioni, e devi andare a vedere singolarmente ognuno di questi eventi da che cosa potrebbe essere scatenato, e non necessariamente magari pensare a un mega software di controllo che va su tutti i canali possibili per poi fare anche delle cancellazioni a scacchiera, per dire. mm, Questo significa che l'intelligenza artificiale potrebbe avere tutto lo scibile per darti delle spiegazioni tecniche, però la parte del forense, del consulente informatico forense, sarà anche quella di controllare che tutto si innesti bene nel caso specifico, quindi nell'analisi del caso specifico, dello storico, di quello che si sa di che cosa è successo, cosa non è successo. Però sì, alcuni automatismi saranno, ma lo vediamo anche nei software forensi commerciali che sono evoluti sempre di più, fanno sempre più cose che prima magari dovevi fare a manella, come si dice, no? E adesso te la tirano fuori loro. Guarda, esempi stupidi, cioè ci sono persone intelligenti e persone meno intelligenti. Adesso un qualsiasi avvocato che non capisce niente, ci metti sopra una perizia su Claude e gli dici leggimela e fammi delle domande intelligenti. Se le fa in 3 secondi te le fa, ti può Certo. contestare in un dibattimento, cioè cose che prima magari non avrebbe potuto fare. Poi magari non Però, capisce però neanche siamo cose. sempre lì, però siamo sempre lì. Se l'avvocato è completamente a digiuno e Claude gli fa una domanda e dice chiedi al consulente in dibattimento questa cosa qua, e sta roba qua non c'entra una fava, nel senso che nel contesto di quel tipo di indagine o cosa è una domanda che potrebbe non portare a nulla, magari tecnicamente sì, ha un senso, ma contestualizzata nel dibattimento
non serve a niente, lui la fa e il consulente risponde: Scusi, avvocato, ma non ho capito che c'entra sta cosa. Lui dovrebbe sapere cosa c'entra e dirti: No, no, non si preoccupi, so io cosa mi serve e una volta che ti do la risposta, allora a cosa serviva? Ah, boh. Me l'ha chiesto Claude. Cioè, Hai ragione. devi capire perché è normale che Claude legge la relazione e dice: Sì, sì, potresti chiedere, che ne so, boh. Uno magari sta parlando delle date di creazione di PDF e magari quello che chiede, Claude dice: Potresti chiedere come è fatto un PDF? Quello non capisce niente, avvocato ti chiede: Scusi, dottore, come è fatto un PDF? Che cazzo te ne frega come è fatto un PDF? Cioè, che c'entra nel momento in cui stiamo parlando di creazione di un file, di una data, che ti dica io la struttura in binario di un PDF, ma cosa cavolo c'entra? Allora fai una brutta figura. Ecco perché comunque devi avere le competenze. Certo, magari se uno è intelligente capisce: Oh, questa domanda è chiara, la capisco anche io e mi può servire. Quest'altra, boh, non so perché mi suggerisce di farla, la cancello, la elimino. Ma se sei uno passivo completamente, rischi anche lì cantonate, sì. Perciò ti dico, rimane sempre un operaio da supervisionare, non puoi lasciarlo a briglia sciolta. A Secondo briglia me, sciolta è rischioso. sai una cosa bella che succederà a brevissimo e che coinvolgerà entrambi? Sarà un uso smodato dell'intelligenza artificiale per i mostri dei nostri videogiochi. Saranno i videogiochi, so che tu sei un appassionato Sì, di sì. hobby, quindi figurati cosa gli Beh, fanno fare adesso, cioè, adesso sarà mostruoso giocare, giocare da qua in avanti. le AI nei videogiochi c'è un po' da sempre, infatti se tu ti vai a vedere le recensioni dei videogiochi, anche quelli più vecchi, c'è sempre il recensore che dice sì, bella la grafica, il gameplay fluido, bla bla bla, pecca un po' le AI, anche quando non si parlava di AI, dei nemici che tipo a volte sono poco reattivi, a volte si imbambolano, a volte non ti vedono. Chiaramente è un AI, ma nel senso lato, quella anche di un videogioco di 15 anni fa, la chiamavano comunque intelligenza artificiale, ma non quella che pensiamo oggi, che noi sostanzialmente oggi pensiamo agli LLM. È un'intelligenza artificiale che, insomma, più o meno doveva adattarsi al contesto del gioco, capire, anche un po' pilotata probabilmente da degli if-then, quindi se vedi il personaggio agisci così, poi magari c'erano implementate alcune strategie di schivaggio, di attacco, eccetera, eccetera. Oggi sicuramente i personaggi saranno ancora più complessi, saranno più reattivi, magari proprio perché possono anche imparare ad adattarsi magari al tuo schema di attacco, di difesa, proprio perché possono avere implementate delle reti neurali che apprendono, che imparano, che sicuramente farà più figo il videogioco perché diventa più realistico. Sì, sì, secondo me da quel punto di vista è una goduria, cioè è più bello sicuramente. Poi se vogliamo considerare anche videogiochi, gli scacchi o Go, eccetera, sappiamo che su quello ormai le AI hanno fatto tantissimo. Ci sono state Deep Blue che ha vinto le partite a scacchi contro i campioni, stiamo parlando AlphaZero, AlphaGo che vinse contro il campione mondiale di Go, questo gioco che è tipo gli scacchi, è un gioco orientale molto complesso. E lì hanno imparato schemi, hanno imparato da milioni di partite giocate e hanno imparato anche addirittura a fare mosse non prevedibili. Se non ti vai a leggere la storia di AlphaGo, mi sa che c'è anche una miniserie su Netflix, proprio su AlphaGo, ci fu una famosa mossa che la macchina fece, che tutti dissero, ma che è sta mossa è sbagliata? E invece
la macchina aveva fatto quella mossa che nessun umano avrebbe fatto perché era sbagliata in quel momento, ma in realtà la macchina aveva sviluppato una strategia che grazie a quella mossa sbagliata poi invece vinse. Quindi immagina Ok. una sorta di ragionamento dato sì dalle esperienze accumulate, l'imparare l'esperienza, ma anche da trovare il percorso migliore, prevedere le mosse dell'avversario. Da un certo punto di vista è veramente impressionante, perché, ripeto, possiamo considerarla intelligenza. È come dire, il cervello di una formica è un cervello. Una formica la posso considerare intelligente? Sì, come un gatto, come un cane, hanno tutti una loro forma di intelligenza. Non è l'intelligenza umana, ma è un'intelligenza. Questa artificiale si sta avvicinando sempre più, secondo me, a essere considerata una forma di intelligenza che, che- che fa ora hanno le mani con gli agenti, hanno il cervello, si muovono, possono fare Io cose. penso che succederà, ma è una previsione mia personale, tornando ai videogiochi e parlando anche di musica, quando ci fu l'avvento della PlayStation 1, che è quella che poi ha fatto l'enorme differenza, così come il Commodore 64, adesso c'è un grande ritorno al retro gaming, no? Cioè, ti prendi il cabinato, probabilmente me lo comprerò a Natale, cabinato con tutte le emulazioni dei videogiochi 1943, il Ghost and Ghost e via dicendo. E quando fu l'avvento delle registrazioni musicali digitali, quindi sta pulizia fantastica, alla fine era così fantastica che non era più calda come una volta e di conseguenza gli emulatori poi sono diventati gli emulatori della porcheria, l'emulatore del rumore del cavo, per arrivare alla bellezza dei dischi dei Beatles o dei Pink Floyd o dei Genesis. E io penso che, tornando all'intelligenza artificiale, che in un futuro faremo un passo indietro perché ci piaceva di più. Mi viene da pensare così, nel senso che torneremo cioè ne abuseremo tanto perché è la cosa da usare adesso, ma poi molto probabilmente faremo un passo indietro e torneremo all'uso normale, gli daremo la giusta collocazione. Ecco. Non credo, perché l'uomo è fatto così, si adatta e si abitua. Se tu adesso mi fai sentire un vinile dove io sento molto fruscio, cose del genere. Mi sono così ormai adattato al suono digitale dal CD all'MP3 pulito, che se anche alzo a manella tutto il volume, sento bello, bam, bam, che mi potrebbe anche risultare sgradevole, Mm. perché mi sono abituato, è anche come il gusto, no? Pensiamo anche agli antichi romani avevano delle prelibatezze che se tu le dovessi mangiare oggi diresti ma che è sta porcheria? Perché hai affinato un gusto che è diverso, ormai noi ci adattiamo moltissimo, quella è la forza dell'essere umano, quindi io non tornerei mai indietro a scrivere con la penna, cioè anzi mi sa che non so manco più scrivere con la penna, perché non la uso proprio più. Magari sì, è come dire sì, il romanticismo del rumore del cavo che dici tu. Chiunque di noi, se vede un calesse con un cavallo, magari per fare il giro con la moglie o la fidanzata, ah dai, è carino, una cosa romantica, lo fai una volta, ma non certo ti fai per lavoro, prendo il calesse e vado da Brescia a Milano, non te ne frega più un cavolo. Dici, no, Roma, prendo la macchina, arrivo prima, sto comodo, c'ho l'aria condizionata, sento la musica. Quindi tornare indietro lo farai quando vuoi fare la serata romantica, ma non torni indietro a livello di utilizzo, si andrà sempre solo avanti, perché le comodità piacciono e poi noi siamo sempre in grado di trovare delle scomodità nelle comodità e quindi cercheremo sempre più di ridurre le scomodità e ne troveremo altre, perché man mano che togli delle scomodità ne trovi altre, ne trovi altre, ne trovi altre e alla fine è una corsa senza fine, cioè mh, io penso che stiamo vivendo un momento magico, che tra l'altro la cosa divertente è che è quello che si ipotizzava quando eravamo ragazzi.
tutta la fantascienza, i libri, i film, i telefilm, ci hanno sempre fatto vedere noi che parlavamo con delle macchine, ma ti ricordi anche Supercar, Kit, ora abbiamo una macchina che guida da sola, ce l'abbiamo veramente. Al 9000, il computer dell'Enterprise di Star Trek, tu parlavi, lui ti rispondeva. Cioè, tutta sta roba era stata già pensata, ipotizzata e ci siamo arrivati. Ora, vedere ciò che noi da bambini vedevamo come fumetto, come film, e adesso trovarcelo davanti è impressionante. Almeno a me fa impressione perché, cavolo, mi sembra di vivere un film, mi sembra di vivere un cartone animato. Cioè, io dico, ma possibile? Cioè, io sto facendo una roba che mentre il lupo che parla vestito da nonna di Capuccetto Rosso, nella favola stava, nella favola è rimasto. Cioè, non ho mai visto un lupo parlare e rimarrà sempre una roba di fantasia. Qui è come se noi vedessimo il lupo che parla. Cioè, all'improvviso ci siamo trovati in quello che era un gioco di fantasia. E questo è impressionante. E fa moltissimo. Cioè, guarda che è una roba come anche queste video call per dire, ma quando mai avremmo potuto fare cose del genere? Tu a Brescia, io a Bari, vederci, No, scherzare, a Brescia c'è parlare. Vitiello, io sono a Biella. Biella, scusa, Non vabbè, confondiamo. era con la B. Ciao Michele. Ciao Michele. Eh, e Ascolta, parlare volevo di farti questi... l'ultimissima domanda e considerazione prima di salutarci, che ormai è passata un'oretta. Allora, io propongo di ritrovarci fra un anno, oggi, tipo i primi di giugno, per parlare di quello che è successo quest'anno con l'intelligenza artificiale. Qual è la tua previsione futura di questi 12 mesi? Cosa succederà? Mamma mia, che domandona. Che paura, Potremmo arrivare veramente a... Oddio, la crescita è stata esplosiva dal 2022, diciamo, quando è stato sdoganato ChatGPT, è stata esplosiva. Poi adesso si sta molto raffinando, ripeto, le novità degli ultimi tempi sono stati gli agenti, l'MCP, gli LLM che diventano sempre più complessi, ma più o meno ci stiamo assestando su queste cose che migliorano, ma non c'è una novità, nel senso una rivoluzione come quella che è avvenuta nel 2022, che all'improvviso ci siamo trovati tutti a parlare con un computer. Potremmo arrivare. Ah sì, secondo me sugli strumenti casalinghi ci sarà sempre più intelligenza artificiale, più domotica, per dire, per esempio io ho una colonnina che fa da riscaldatore, butta aria calda, tu la puoi programmare, accenditi a quest'ora, eccetera, eccetera, tutto via smart e poi c'ha due funzioni, una è aria calda intensa oppure l'altra è AI Plus, che dice a seconda dell'uso che tu ne hai fatto e delle temperature che ha raggiunto con le temperature esterne che c'erano in partenza, lui impara e sa regolarsi su come deve erogare potenza di aria calda, imparando dall'uso successivo ogni volta che, per dire, stiamo parlando di questo, cioè potremmo arrivare sempre più a una domotica intelligente, i frigoriferi già ci sono che ti dicono quando sta scadendo un alimento, se hai finito le uova ti dice valle a comprare, sempre più questa roba qui e magari un interfacciamento sempre più umano penso, con questi sistemi, cioè arrivare proprio ad avere quasi, non dico l'ologramma che appare che ruota e ti parla, però magari sempre più umano, cioè avere delle interfacce sempre più friendly, più facili da utilizzare, con anche la capacità di dare dei comandi
più invasivi nella nostra vita quotidiana. Quindi, che ne so, a collegare tutto e dire trovami dove ho parcheggiato la macchina, aprimi la porta quando arrivo, dimmi se c'è qualcuno in casa, ricordi, cioè proprio avere una sorta di, magari già adesso si può fare, ma dico potenziato, migliorato e di facile, di più facile uso. Questa è la mia previsione tra un anno. Vedremo, vedremo fra un anno se c'ho qua il mio cane artificiale che mi sveglia l'altro cane. A quello pensavo, Dico, cose del dico, genere. Probabilmente avremo anche dei pet artificiali complessi, complessi. sì, sì, Quello può io essere, ho qua il mio boxer che te prima hai parlato di intelligenza animale, il mio boxer non ha nessun tipo di intelligenza. È appreso dal padrone. Esattamente, esattamente lì volevo arrivare. È qua di fianco a me che sta ronfando. Ogni tanto se si è sentito qualche suono non ero io, ma era lui. Era lui. Nanni, Va grazie bene, mille dai. del tuo tempo e che dire, ci vediamo presto, ci vedremo Perfetto. sicuramente ci vedremo a Genova e Eh, a settembre e rimaniamo in contatto in questi tempi qua. Vediamo in questi 12 mesi quali elettrodomestici saranno generati con la tua previsione, va bene? oh. Va bene, grazie per la chiacchierata e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Grazie, ciao Nanni, Ciao, ciao, ciao. ciao.